È realmente possibile vendere qualsiasi cosa a chiunque con le giuste tecniche di comunicazione e di persuasione? No, non è possibile. Ti spiego perché in questo video e ti spiego come si vende e a chi. Ma prima di tutto mi presento, sono Marco Venturini e sono un consulente e un formatore in tecniche di vendita per importanti aziende italiane, imprenditori e professionisti. Iscriviti a questo canale se ti interessa il tema della vendita perché trovi ore di formazione gratuita al riguardo. Bene, perché dico che non è possibile vendere tutto a chiunque e quindi chi te lo promette lo fa per prenderti in giro o per fregarti dei soldi, oppure a volte anche in modo ironico, va bene, quello va benissimo, per dirti che poi non è possibile magari. Ma molti invece te lo vogliono far credere. Non è possibile però, perché te lo spiego in modo molto semplice. Noi compriamo un prodotto, che sia un oggetto o un servizio, per risolvere un problema. Ok? Dunque, se noi non sentiamo di avere quel problema, non compriamo quel prodotto. Un problema oppure più genericamente un bisogno. Ok, quando ho fame ho un bisogno più che un problema. Certo, se non mangio da un po' di giorni perché non ho €1, beh, là sì ho un problema molto più ampio. Ok, comunque un bisogno o un problema. Se questo non c'è da parte del cliente, se non viene percepito, tu non gli venderai assolutamente nulla. Ok, dunque tu devi andare a comunicare col tuo prodotto nei confronti di una persona, di un gruppo di persone che già sente di avere quel problema o quel bisogno, e il tuo lavoro di imprenditore, di comunicatore, sarà fargli capire che il tuo prodotto è la miglior soluzione fra i tanti prodotti in circolo al suo problema. Questo è il primo modo. Il secondo è creare in lui un bisogno che non ha, che non aveva, e poi fornirgli la soluzione a quel bisogno. Ma questo non lo possono fare tutti. Come si fa? Perché lo possono fare in pochi? Chi può farlo? Facciamo un esempio di grandi brand, Coca-Cola, Nike, Apple, McDonald's. Creano un bisogno e lo fanno attraverso la pubblicità di immagine, quella, no, che i guru odiano, perché dice no, non è pubblicità, risposta diretta, non è direct response marketing, queste cose qui anni 50 e 60, e quindi non funziona, che cretini Ferrari, che cretini Coca-Cola, no, quelli multimiliardari, e loro gli danno dei cretini che sono formatori italiani, fanno solo quello, vabbè, che ognuno tira acqua al suo mulino, a volte anche in modo disonesto. Ovviamente la pubblicità di immagine funziona ed è molto importante, ed è quella che nel caso di Apple, facciamo il caso di Apple, ti crea un bisogno che tu non avevi e quindi ti porta a fare la fila per spendere €1.000 per comprare un telefono. Allora, il problema di base è telefonare, comunicare al telefono. Ovviamente se è solo quello non compro un iPhone, no, compro un telefonaccio da €100 e telefono. Ok, benissimo. Allora, la lobby attorno ai dispositivi tecnologici, che quindi include tutti i brand, no? Ci sono delle lobby sopra i brand che creano dei bisogni generici, poi ogni grande brand va a creare dei bisogni specifici per vendere il proprio prodotto. Ok, la lobby del digital ha creato negli anni il bisogno, soprattutto grazie ai social network, di fare foto. Ognuno di noi deve fare foto, e poi video è diventato, ok? E per i social, per comunicare dunque sui social. Quindi ognuno di noi ha avuto la necessità, il bisogno di una fotocamera portatile, sempre di qualità migliore, per stare al passo dei competitor, che sono gli altri che stanno sui social, gli amici, non necessariamente le aziende e gli altri imprenditori, quello è un livello poi successivo, ma di nicchia, che magari è quello nostro, no? Quello mio sicuramente, forse anche il tuo. Bene, dopo questo, allora già abbiamo, dopo questo livello, abbiamo già pochi brand di smartphone a cui rivolgerci, quelli che hanno una fotocamera buona. Ma se fosse solo per la fotocamera, ancora non compreremmo un iPhone, perché magari c'è chi ha la fotocamera migliore, o forse no, non entro adesso in questo dibattito, ma ci sono delle alternative. Quindi cosa fa Apple? Continua con la sua pubblicità di immagine, quindi continua a spendere centinaia di milioni
di dollari per far usare i propri dispositivi ai VIP, e quindi regala o presta i dispositivi Apple ai VIP, così che magari in giro il paparazzo li becca mentre stanno al telefono ed è un iPhone, o li becca al computer ed è un Mac. E poi ovviamente, essendo prodotti di qualità, perché poi ci deve comunque essere una ricerca avanzata sul prodotto, ci deve essere una qualità, ci si affeziona, e poi anche grazie, che si continua ad usare anche quando non si è pagati, e anche grazie alla comunicazione che fanno, ci si affeziona un po' come ad una community o ad una religione, e così poi il regista comincia ad inserire questi prodotti anche gratis, anche volontariamente, all'interno delle serie TV e dei film. In altri casi ancora fa parte di un accordo commerciale, ma in molti casi no, semplicemente lui è un fan di Apple, sa che se il suo personaggio deve comunicare una certa personalità, deve avere un iPhone, per esempio. E quindi te lo comincia a mettere nei film, nelle serie TV, e dunque noi utenti cominciamo a maturare un nuovo bisogno. Devo avere l'iPhone se voglio dimostrare di essere un figo, se voglio dimostrare di star bene, di essere ben inserito nella società, di essere un professionista che fa le cose sul serio magari, insomma di essere uno che sta non nella massa ma un po' più su, ai vertici della società, o comunque quasi. E quindi ecco qui che vado a spendere relativamente tanto per avere proprio l'iPhone, ok? Dunque così si crea un bisogno. Come avrei capito, servono molti soldi, centinaia di milioni. Oppure serve una comunicazione molto efficace, se parliamo di personal brand, che sia in grado di catturare l'attenzione per molte ore dell'utente. Quindi o tanti soldi in modo da bombardarlo di pubblicità per anni, oppure una comunicazione così efficace da catturare l'attenzione dell'utente e fargli passare tante ore con te. Per esempio Alessandro Orlando, che è un venditore molto bravo, di cui ho fatto un'analisi qui sul canale, dovresti vedere il collegamento al video in questo momento. Ho fatto un'analisi di questo venditore di opere d'arte moderna. Quindi un'opera d'arte moderna è un qualcosa di cui non sentiamo bisogno, perché è un oggetto che non ha una funzione primaria, e che però siamo disposti spesso a comprare, chi è appassionato, chi ha maturato questo bisogno, a comprare per decine, centinaia, milioni di euro. Alessandro Orlando, con la sua ottima comunicazione, riesce a creare in molti questo nuovo bisogno. Come lo fa? Lo puoi vedere nel video che ho già preparato al riguardo. Ma tutto questo per dirti che lui dice una frase chiave in tutto questo ragionamento. Lui spesso dice: io non voglio i vostri soldi, io voglio la vostra attenzione. Perché lui sa che avendo l'attenzione del potenziale cliente per un lungo periodo, infatti lui fa fa ancora dirette di 4 ore, quando ha l'attenzione del potenziale cliente per un lungo periodo, allora sì, lì può vendergli qualcosa di cui non aveva bisogno, perché gli ha creato il bisogno, ok? Dunque, possiamo vendere qualsiasi cosa a chiunque? No, dobbiamo per farlo avere o un sacco di soldi e fare un'ottima pubblicità per anni su un ottimo prodotto e creare dunque il bisogno, oppure dobbiamo avere ottime qualità comunicative come quelle che insegno su questo canale e come quella appunto di Alessandro Orlando, che ti invito ad analizzare insieme a me nel video che ho fatto apposta, e comunque investire, perché per attirare inizialmente le persone devi fare pubblicità, oppure nel suo caso di avere un canale, no? Una piccola rete locale. Dunque non è qualcosa che fai solo così con le parole all'improvviso, con il trucchetto, con la frase magica, no. È frutto di un lavoro più ampio che con le giuste tecniche si può fare, ma non è alla portata di tutti e non è per qualsiasi prodotto, perché come abbiamo detto comunque poi deve esserci una qualità nel prodotto, oppure non è per ogni venditore, perché deve esserci una qualità comunicativa nel venditore. Se questi ragionamenti ti hanno aperto degli spunti, delle riflessioni e vuoi sentirne altri,
iscriviti al canale perché pubblico molte ore di questo materiale. Un abbraccio.